Allora, benvenuti amici sul mio canale. Dopo lo shorts che ho fatto per bagnare come e quando la Phalaenopsis, ritorno sull'argomento per spiegarvi alcune cose importanti. Allora, questa è una Phalaenopsis acquistata dal vivaista, dal garden vicino casa. Vi volevo far vedere quando bagnare. Allora, quando bagnare è importantissimo per la salvaguardia delle nostre radici. Se voi osservate bene, le radici sono completamente argentee. Le radici si vede a occhio che è asciutta perché non è verde brillante. Il substrato in questo contesto qui è asciutto, si vede che il colore del legno non è scuro ma è chiaro. In questo contesto possiamo anche aspettare un giorno in più, non succede niente alla nostra Phalaenopsis, però se vogliamo decidere che oggi è il giorno importante per valutare quando bagnare, oggi possiamo bagnare. Se andiamo di fretta che abbiamo altri impegni non è un problema, possiamo aspettare anche il giorno dopo. L'importante è che abbiamo queste condizioni essenziali per la sopravvivenza della radice della Phalaenopsis, che ricordiamo è un'epifita, vive attaccata alle piante. Quindi lei che succede? Nel vaso ha bisogno di asciugare perché asciugando passa l'ossigeno. In natura, essendo attaccata, quando piove asciuga, asciuga e piove, piove e asciuga. È tutto un ritmo, un ciclo della vita che le radici hanno modo di poter respirare ossigeno. Nel vaso questo non succede. In quest'altro caso invece vedete che le radici sono verdi, non sono bianche, argentee come prima. Quindi in questo caso non è da bagnare perché la radice è verde, la radice è umida. Abbiamo detto che altre volte che la radice della Phalaenopsis ha un velamen, quindi tipo la radice della lavanda. Quindi in questo contesto qui la radice è umida, ha l'umidità necessaria, non è assolutamente da bagnare perché sennò rischiamo che praticamente la radice si comincia a rovinare e a marcire. Allora, diciamo come sempre ripetiamo nei video, la Phalaenopsis vive attaccata agli alberi, quindi avrebbe necessità di asciugare. In natura, essendo attaccata agli alberi, essendo un'epifita, le radici hanno modo tra una bagnatura e l'altra, da una pioggia e l'altra, di poter asciugare. Nel vaso noi manteniamo più umidità, chiaramente, però automaticamente il discorso è che non riesce a passare ossigeno. Allora, considerate sempre questo, quando c'è l'acqua non c'è l'ossigeno, se c'è l'ossigeno non c'è l'acqua. Quindi il ragionamento è questo, cioè più tempo noi possiamo far asciugare, quindi meno acqua c'è, più è facile che passa l'ossigeno. È vero che l'ossigeno passa all'interno del barche, questo che voi vedete qui è barche, la pianta è uscita con il vaso in queste condizioni dal produttore, dentro ci sarà sicuramente quella gabbietta, poi faremo un video sulla gabbietta, quindi quando vedete che la radice in questo caso è bagnata, io l'ho bagnata 4 giorni fa, non c'è assolutamente bisogno di bagnare. Tante volte mi è capitato per esperienza di vedere Phalaenopsis lasciate completamente senza acqua per giorni e sopravvivere. Ma vi dico un altro segreto, se praticamente guardate la patina della foglia, appoggio la pianta, se voi vedete la patina della foglia comincerà a fare delle righe in questo senso qui quando va in stress idrico, che poi basterebbe semplicemente rimetterla a bagno per recuperare. Quindi praticamente il gioco è molto semplice, potete guardare le radici, potete guardare le foglie, quando è molto marcata la riga, adesso non guardate la luce che forse fa uno scherzo di illuminazione, però quando la pianta comincia a avere dei segni che vanno dall'attaccatura giù da piedi, vedete che la pianta è in stress idrico. Non è questo il caso della Phalaenopsis in questione. Le foglie, vedete, sono in buonissimo stato, le radici ci sono. Andrebbe fatto un rinvaso perché quelle superficiali si sono seccate perché non c'è l'umidità ambientale che piace a lei. Quindi in questo caso non va assolutamente bagnata perché ha bisogno di asciugare, oppure rischiamo di perdere delle radici importanti. Queste aeree le abbiamo perse per un discorso di poca umidità, ma questo non è un problema.